Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. Quelle che vedete in queste teche sono delle mutazioni teratologiche, vale a dire delle malformazioni spontanee che avvengono a causa di uno sviluppo anomalo del feto o di altre patologie. E si potrebbe pensare che un corpo deforme non sia desiderabile, ma in realtà l'uomo ha da sempre avvertito la necessità di cambiare la propria immagine, la propria morfologia, il proprio fisico, in alcuni casi arrivando addirittura a deformarlo volontariamente. Con il nome di loto d'oro si designava la pratica cinese di deformazione artificiale dei piedi femminili, durata all'incirca 1000 anni e progressivamente abbandonata durante la prima metà del Novecento. Il riferimento poetico al loto, il fiore che ondeggia sull'acqua, era dovuto all'andatura oscillante che i piedi deformati conferivano alla donna. La tecnica consisteva innanzitutto nel piegare le 4 dita più piccole verso la pianta del piede, lasciando intatto soltanto l'alluce. In seguito un'ulteriore fasciatura era applicata con l'intento di avvicinare il tallone all'alluce, inarcando il collo del piede. Molto spesso la carne in eccedenza tra alluce e tallone veniva asportata con un coltello mano a mano che il piede si distorceva. Come si può intuire, camminare in queste condizioni provocava incessanti e atroci sofferenze. Le ossa del piede si frastagliavano lentamente e spesso si risaldavano in maniera irregolare. I metatarsi si potevano rompere o venivano spezzati appositamente, così come le articolazioni. E questi piedi necessitavano di cure continue. Le unghie andavano tenute cortissime, i calli tagliati, le pieghe della pelle cosparse di allume per disinfettarle. Eppure, nonostante tutte queste cure, le fuoriuscite di sangue e le infezioni erano all'ordine del giorno. Affinché il processo fosse completato, potevano passare dai 3 ai 10 anni. Alla fine, il tallone rimaneva l'unico punto d'appoggio. Le scarpine dovevano quindi essere molto rigide e al contempo costringere il piede in modo che la deformazione non regredisse. Andavano indossate anche di notte. La fasciatura dei piedi era messa in atto fin dalla più tenera età, dai 2 agli 8 anni, con l'intento di mantenere la lunghezza del piede intorno agli 8 centimetri. Purtroppo però nelle classi meno abbienti le bambine venivano mandate a lavorare molto presto e per lavorare ovviamente dovevano camminare bene e quindi il loto d'oro veniva posticipato a quando dovevano sposarsi, verso i 15 anni, il che rendeva il processo ancora più doloroso e traumatico perché le ossa del piede erano già formate e meno elastiche. I piccoli piedi femminili, oltre che essere ritenuti esteticamente ed eroticamente attraenti, erano una sorta di carta d'identità che attestava la virtù, la sopportazione del dolore, la docilità e le abilità muliebri della donna. Un decreto imperiale abolì la pratica della fasciatura del piede nel 1902, ma la resistenza che il popolo cinese oppose al cambiamento fece sì che ancora 50 anni dopo la pratica non fosse del tutto abbandonata. Pare anzi che le donne stesse fossero le più restie a sbarazzarsi di questa antica tradizione, per via dei vantaggi sociali che apportava. Le deformazioni corporali sono anche entrate nell'immaginario letterario e folcloristico. È celebre la leggenda dei cosiddetti comprachicos, i compratori di bambini immortalati da Victor Hugo nel suo romanzo L'uomo che ride, che si diceva sfigurassero i bambini per ottenerne un tornaconto nelle fiere itineranti o nelle esibizioni di stranezze, o più semplicemente per suscitare pietà e ottenere elemosine. Un altro esempio letterario sul tema è la novella di Maupassant La madre dei mostri.
nella quale una diabolica donna porta busti strettissimi durante la gravidanza per ottenere figli deformi da vendere al circo. Ma al di là delle leggende, le modifiche corporali assolvono a funzioni diverse, di tipo prevalentemente sociale. Per esempio, per garantire una posizione influente ai propri figli, ciò che in Cina si faceva con i piedi delle donne, altrove si faceva con la testa dei bambini. Teste allungate, schiacciate, coniche o sferiche. Il comune denominatore di questo tipo di pratiche è la restrizione della normale crescita delle ossa del cranio di un bambino durante le primissime fasi della formazione, quando le ossa sono ancora soffici. Ad esempio, per ottenere un figlio dalla testa allungata occorreva farlo crescere con 2 pezzi di legno saldamente legati ai lati del capo, in modo che il cranio si sviluppasse verso l'alto. Per avere invece una testa completamente rotonda, occorreva stringerla in forti giri di stoffa. I primi a utilizzare questo tipo di deformazione cranica permanente pare siano stati gli egizi, e in effetti Nefertiti e Tutankhamon avevano la testa oblunga, ma alcuni studi suggeriscono che addirittura gli uomini di Neanderthal vissuti 47.000 anni fa ne facessero uso. Tradizioni simili si ritrovano anche in Congo, Borneo, Tahiti, Samoa, Hawaii, tra gli aborigeni australiani così come tra gli Inca e i Maya, gli Unni, gli Ostrogoti, le tribù melanesiane. Ai 4 angoli del globo le tecniche differivano, ma l'obiettivo era lo stesso: assicurare al bambino un futuro migliore. Le persone con una testa allungata, infatti, venivano ritenute più intelligenti e più vicine agli spiriti. Erano anche immediatamente riconoscibili come appartenenti a un determinato gruppo o tribù. Non è escluso che queste pratiche avessero altri tipi di valenze, magiche o mediche. Le deformazioni craniche furono praticate nell'Europa occidentale, in particolare nella regione del Giura, nella valle del Rodano e in quella del Danubio, in diverse epoche anche molto distanti tra loro. E in tutta la Francia la fasciatura della testa durò addirittura fino al 1800. Secondo alcuni studiosi, le cuffiette che si facevano indossare ai bambini servivano a proteggerli dalle intemperie, quindi la deformazione causata da questi indumenti sarebbe stata accidentale. Secondo altri, essa aveva invece una motivazione prettamente estetica. Scarificazioni e mutilazioni svolgono un ruolo fondamentale nei cosiddetti rituali di passaggio, cioè tutti quei momenti altamente simbolici in cui un individuo cambia di stato all'interno della propria comunità di riferimento. Nascita, entrata nell'età adulta, matrimonio, morte, lutto. Ad esempio, le donne delle popolazioni Dani della Nuova Guinea, quando restano vedove, si amputano alcune falangi delle dita, a simboleggiare quanto la perdita del defunto sia una mancanza fisica, tanto da inficiare alcune delle attività quotidiane. Piedi rimpiccioliti, teste allungate. Possiamo guardare con orrore a tutte queste pratiche, ma se pensiamo che siano barbare o primitive sbagliamo di grosso. Anche nella nostra società si continua a modificare il proprio corpo per integrarsi all'interno di un gruppo sociale oppure per adeguarsi a un ideale estetico condiviso. Pensate a tutti i modi in cui possiamo cambiare il nostro corpo, dal colore dei capelli ai fori nelle orecchie, dai piercing ai tatuaggi, dai ritocchini dall'estetista fino alla chirurgia plastica vera e propria. Tutti modi di modificare il nostro aspetto perché rifletta di più la nostra identità o la nostra appartenenza a un determinato gruppo sociale, a una determinata tribù. Riccardo, questa è una delle tassidermie di sicuro più impressionanti del museo. Qual è la sua storia? È sicuramente, come hai detto tu, uno dei reperti che i reggiani si ricordano quando vengono in museo. È una preparazione che appartiene alla collezione africana del barone Raimondo Franchetti, di cui abbiamo un centinaio di esemplari. Il barone Franchetti è stato un esploratore di inizio Novecento, avventuriero, colonialista
dal punto di vista però soprattutto scientifico, nel senso che cercava di andare ad esplorare nuovi territori e ha fatto una grande spedizione in Dancaglia, per primo in Europa, e abbiamo una serie di raccolte zoologiche che lui aveva appunto portato in Italia e che abbiamo ereditato sia durante la sua vita e soprattutto dopo la sua morte, avvenuta per un tragico evento nel 1935, quando il suo aereo precipitò intorno al Cairo in Egitto. Questa è sicuramente la preparazione più bella, perché è una preparazione plastica in cui i due animali stanno lottando per la sopravvivenza. So che c'è anche una foto di questa scena. Giusto? Esatto. Insieme a questo reperto abbiamo avuto in dono dalla famiglia la fotografia, in teoria, dei due esemplari che qui vediamo, mentre ancora in vita lottavano per la sopravvivenza nella savana africana. L'attento esame però di questa foto ci fa capire che gli animali non sono gli stessi. Nonostante la posa sia quasi coincidente, i due animali non sono gli stessi, in quanto le strisce della zebra, che hanno il ruolo un po' delle impronte digitali delle nostre dita, ci lasciano capire che sono due animali diversi. Quindi molto probabilmente è una scena che o il barone Franchetti ha visto e ha voluto ricreare successivamente, o più probabilmente il barone Franchetti ha visto una coppia di animali imbalsamati in questa posizione, e forse sono gli stessi oggetto della fotografia, e poi ha voluto farli preparare successivamente al suo rientro in Italia. Infatti la firma del preparatore ci dice che è una preparazione fatta a Milano dal dottor Giuseppe Bruschi. Nato nel 1786, James Holman era cresciuto con un unico grande sogno: viaggiare e scoprire il mondo. Suo padre lo arruolò nella Marina Reale Britannica quando aveva solo 13 anni, ma James venne colpito da una misteriosa malattia che lo portò alla cecità completa all'età di 25 anni. Congedato con onore dall'esercito, James andò a Edimburgo a studiare medicina per conto suo, sperando di poter scoprire una cura per la sua condizione. Quando gli fu chiaro che la cecità era davvero irreversibile, il giovane James non si piegò all'idea che la sua vita fosse finita lì. L'unica cosa che lo spingesse avanti, l'unica che tenesse a bada la depressione, era per lui trovarsi in un luogo completamente sconosciuto. Grazie agli altri sensi che aveva imparato ad acuire e usando una sua personale tecnica di ecolocazione per determinare il perimetro di un'area tramite il battito del bastone, James cominciò a viaggiare. Prima in Europa, poi in Russia, poi in qualunque continente ancora poco esplorato. Viaggiava sempre da solo e praticamente senza soldi. Non conosceva lingue straniere, ma aveva dalla sua una memoria prodigiosa e un enorme fascino personale. E le avventure non mancarono. Venne catturato in Siberia dalle autorità che lo credettero una spia. Cercò di lanciare una ribellione contro la tratta di schiavi in Africa. Cacciò elefanti selvatici a Ceylon. In Cina fu uno dei pochi occidentali a lanciare moniti sulla crescente conflittualità sociale che sarebbe poi sfociata nella ribellione di Taiping. Cartografò buona parte dell'Australia allora inesplorata e i suoi resoconti sulle popolazioni indigene di Zanzibar, Seychelles e Madagascar sono ancora oggi apprezzati dagli antropologi. In un'epoca in cui ai non vedenti si dava in mano una ciotola per mendicare, la figura solitaria di Holman, che batteva il suo bastone da passeggio esplorando i continenti più selvaggi e pericolosi, doveva avere un'aura quasi soprannaturale. Il viaggiatore cieco continuò il suo pellegrinaggio fino alla morte, avvenuta a 70 anni. Sempre senza un soldo né particolari conoscenze linguistiche, ma armato di un'incrollabile fiducia nella benevolenza del prossimo, James Holman visitò i 4 angoli del globo e rimase fino a buona parte del Novecento l'uomo che aveva viaggiato di più in tutta la storia. Ancora oggi in Africa scorre il fiume Holman, così chiamato in suo onore. Se questa puntata vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun episodio. Arrivederci al prossimo strano, macabro e meraviglioso appuntamento.